Ciao a tutti, in questa puntata di Forza Net mi occuperò delle predictions di WWE Deadline, il prossimo evento di NXT, un evento molto importante perché di fatto assegnerà nei due Iron Survivors Challenge match una title shot per i titoli principali di NXT, sia quello femminile che quello maschile, che poi andranno in scena ovviamente a New Year's Evil, quindi il primo evento del nuovo anno. Direi, prima di addentrarmi nel merito dell'evento, di ricordarvi di iscrivervi al mio canale qualora ne avesse piacere e soprattutto qualora vi piacessero comunque i miei video, i contenuti che pubblico praticamente quotidianamente. I miei pronostici partendo dall'Iron Survivor Challenge maschile che vedrà contrapposti Jevan Evans, Leo Slater, Joe Hendry, Dion Lennox e Miles Bourne. 5 atleti che mi hanno un po' sorpreso per quanto riguarda la selezione, onestamente. Allora, sono tutti atleti in ascesa. Dion Lennox al momento fa parte della divisione di coppia, è campione di coppia con il Dark State, quindi onestamente al momento lo escluderei, nonostante sia sulla carta l'unico heel della vicenda, perché comunque gli altri 4 apparentemente sono face, anche se Miles Bourne onestamente in questo momento non si capisce più di tanto che direzione stia prendendo, potrebbe anche cambiare un po' rotta dopo essersi preso anche lo schienamento vincente nell'ultimo match a squadre disputato proprio ad NXT, quando lui faceva squadra con Javon Evans e Leo Slater, che non è che l'abbiano presa proprio bene. Ebbene, un turn heel potrebbe essere propedeutico proprio per poi magari anche fare il salto di qualità. Però a mio modo di vedere, andando per esclusione, Dion Lennox, ripeto, lo escluderei perché già è impegnato nella divisione di coppia, fa parte del Dark State e in singolo ancora deve emergere e deve affermarsi. Escluderei Leon Slater per il fatto che fa parte del TNA e non credo che vadano a dare una chance titolata così importante attraverso l'Iron Survivor Challenge ad un atleta della TNA che potrebbe comunque ricevere una chance titolata, ma non attraverso questo meccanismo e questo match. E poi appunto restano Javon Evans, Joe Hendry e Miles Bourne. Miles Bourne si è preso l'ultimo schienamento, non lo escludo dalla lista dei potenziali vincitori perché a me Miles Bourne sta piacendo molto e ha avuto un 2025 molto molto positivo, con una crescita costante, è stato sicuramente tra i protagonisti dell'annata, però credo che possano giocarsi questa chance titolata Javon Evans e Joe Hendry. Joe Hendry ormai ha firmato per la WWE e dobbiamo capire se la WWE stessa deciderà di lanciarlo subito per il titolo, che secondo me è destinato a vincere, oppure se adotterà una strategia un po' più conservativa, quindi sceglierà di fargli fare ancora qualche altra rivalità, nonostante lui comunque sia ad NXT, anche se senza contratto prima, perché era sotto contratto con la TNA già da diverso tempo, quindi secondo me la sua gavetta prima di puntare al titolo di NXT già se l'è fatta. Per questo motivo io ridurrei il campo delle possibilità a Javon Evans e Joe Hendry. Javon Evans tra l'altro ha già avuto le sue occasioni titolate e non ha mai vinto il titolo, non è mai riuscito a portare a casa la cintura. Visto che Javon Evans comunque deve fare questo salto di qualità, io non escludo neanche un tradimento di Leon Slater. Quei due comunque sono troppo vicini l'uno all'altro e credo che potrebbe succedere qualcosa all'interno di quel match, magari proprio decisivo per poi portare alla vittoria Javon Evans. Non saprei esattamente dove sbilanciarmi, credo che però magari potrebbe ancora attendere un po' Joe Hendry prima di arrivare a giocarsi il titolo e quindi io vado con Javon Evans vincitore dell'Iron Survivor Challenge maschile. Per quanto riguarda invece quello femminile avremo Sol Ruka, Lola Vice, Kelani Jordan, Jordan Grace e Kendall Gray. Kendall Gray è l'unico nome un po' a sorpresa, ma comunque è campionessa Evolve, quindi è un nome sicuramente che piano piano sta scalando le gerarchie e credo che vedremo in pianta stabilita di NXT nelle prossime settimane. Però io comunque proprio per il fatto che anche in questo caso che è già una cintura e campionessa Evolve non credo che andrà a vincere questa title shot, non credo che la daranno a lei. Per quanto riguarda invece il discorso sulle altre, allora escluderei Lola Vice che ha già avuto tante chance titolate e alla fine il titolo non gliel'hanno mai dato, non gliel'hanno mai consegnato, non credo che sia giusto comunque assegnarle un'altra chance titolata e poi eventualmente farla fallire ancora. Restano solo Ruka, Jordan Grace e Kelani Jordan. Kelani Jordan è già stata campionessa nordamericana, è stata campionessa del mondo TNA e proprio con Jordan Grace è una rivalità molto attiva e vivace, ancora aperta tuttora. Solo Ruka invece stava per essere probabilmente colpita da Zarya, la sua amica o presunta tale, nell'ultima puntata di NXT, invece ha colpito Kendall Gray perché Sol Ruka si è spostata, quindi bisogna un attimo capire che cosa succederà. Credo che Sol Ruka abbia ancora da districare quella matassa. Io comunque avevo annunciato questo split, ormai era palese fondamentalmente, non è che dovessi parlarne io, però appunto credo che Sol Ruka andrà a combattere poi, a vedersela contro Zarya prima o poi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, mentre Melanie Jordan e Jordan Grace potrebbero proprio decidere tra di loro chi sarà la prossima sfidante di Jessie J in campionessa di NXT. Quindi io credo che la vittoria possa andare a Jordan Grace dopo un lungo cammino, dopo lunghe peripezie
che ha dovuto affrontare, penso che possa finalmente tornare a giocarsi il titolo e iniziare il 2026 con il botto, quindi il 2026 di NXT potrebbe iniziare nel nome di Jordan Grace come nuova campionessa di NXT, quindi mi sbilancio addirittura per uno sviluppo più a lungo termine. Match per il titolo di NXT tra Ricky Sainz e Obafemi, una rivincita. Ricky Sainz aveva battuto proprio Obafemi a No Mercy per diventare campione di NXT. Credo che questo possa essere uno sfidante di transizione per Ricky Sainz. Mi auguro che Obafemi non vada a riconquistare il titolo. Ha già avuto un regno dominante che è durato praticamente quasi tutto il 2025. Onestamente, credo che Obafemi abbia fatto il suo corso nel roster di NXT e spero che comunque a tenere la cintura, come penso che sia, possa essere Ricky Sainz, in maniera tale poi da concentrarsi su altri sviluppi. Poi non escludo neanche che possa invece essere lo scenario contrario, cioè Obafemi che torna campione per permettere a Ricky Sainz di salire nel main roster. È una questione molto molto da valutare, però se devo andare a fare un pronostico in questo match, Ricky Sainz è campione da appena 2 mesi, anche il regno da campione nordamericano è stato molto breve, potrebbero fare per carità una strategia sulla falsariga di quella utilizzata per Stephanie McGirr, che ha avuto 2 regni abbastanza brevi da campionessa nordamericana e da campionessa di NXT, però penso che il regno di Ricky Sainz debba quantomeno arrivare alla fine dell'anno, alla fine del 2025 e iniziare il 2026, poi vedremo con il vincitore dell'Iron Survivor Challenge che cosa succederà e quali saranno gli ulteriori sviluppi. Match per il titolo nordamericano maschile, Ethan Page difenderà l'assalto di Mister Iguana, ancora un match a livello internazionale per Ethan Page che sta praticamente sfidando chiunque tra Messico e altre federazioni, ma Ethan Page io penso che sia destinato a restare campione, come dicevo per Ricky Sainz. Per Ricky Sainz è molto più dubbio perché comunque c'è uno sfidante degno di questo nome. Onestamente non credo che Mister Iguana possa strappare la cintura di Ethan Page, poi in WWE tutto è possibile, lo sappiamo, ovviamente chi la segue da tempo sa che tutto può accadere, perché tanto comunque sono decisioni dei writer e di chi comunque organizza le storyline, ma credo che sia giusto che Ethan Page mantenga il suo titolo nordamericano fino alla fine dell'anno, che inizi il nuovo anno da campione, insieme anche a Chelsea Green, che sono anche campioni misti della AAA. Chelsea Green è campionessa degli Stati Uniti, quindi a me questa coppia sta piacendo molto e spero che possa proseguire ancora per qualche mese come campioni di coppia misti della AAA e poi anche magari a livello di regni individuali, perché Ethan Page sta facendo comunque molto bene sotto questo punto di vista. E poi arriviamo all'ultimo match, che è quello tra Tatum Paxley e Easy Dame, tradimento di Easy Dame molto scontato nei confronti di Tatum Paxley, che io mi aspettavo arrivasse prima, cioè prima che conquistasse il titolo nel suo match titolato di Halloween Havoc contro Jessie Jane. Lì mi aspettavo che effettivamente si verificasse il tradimento di Easy Dame ai danni di Tatum Paxley, invece hanno dato questa chance titolata, questo regno titolato a Tatum Paxley, che non verrà minimamente ricordato, è durato una ventina di giorni, mi sembra 3 settimane scarse, e quindi onestamente non sarà un regno che verrà consegnato alla storia. Questo è un match che servirà per risolvere probabilmente in maniera definitiva la contesa tra le due, almeno è quello che mi auguro. Easy Dame parte in netto vantaggio dal mio punto di vista, non escludo che possa eventualmente svilupparsi anche nei primi mesi, nelle prime settimane del 2025, però Easy Dame è una forza della natura e per me merita una cintura che può essere quella principale, ma può essere anche eventualmente quella nordamericana, però meriterebbe un titolo. Per questo motivo io credo che Easy Dame debba andare a battere Tatum Paxley. Una vittoria di Tatum Paxley onestamente non ha senso. Tatum Paxley da tanti anni ad NXT ha vinto il titolo, è riuscito a coronare questo suo sogno di vincere la cintura, regno veramente, ripeto, non memorabile, anzi per niente, però allo stesso tempo credo che con quel piccolo premio che ha ricevuto adesso invece andrà a lanciare Easy Day definitivamente nella main card, nella card principale dei show di NXT, perché io credo che comunque Easy Dame nel prossimo futuro possa, se non diventare una campionessa di NXT, quantomeno possa puntare ad avere un match titolato che finora mi sembra non abbia mai avuto, vado a memoria, quindi vado con la vittoria di Easy Day. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.